Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta dell'appeso. Amici del Sagittario, può essere un momento dove rivedrete certe cose, certi aspetti magari della vostra attività, della vostra azienda, del posto di lavoro in cui siete. C'è come il vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio e c'è anche il link alla promozione di luglio. Bene. Nove di bastoni, il mago, l'eremita, abbiamo un 3 di bastoni, un 5 di coppe, un 5 di denari e un re di pentacoli. Che interessante. Adesso ragazzi andiamo a vedere l'energia principale, poi farò i vari esempi con i disoccupati, gli occupati, gli autonomi, il denaro, eccetera. E in un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, ovvero di quello che vi dirò qua andiamo a vedere potenzialmente quando potrebbe succedere. Tenete presente che questa è l'ultima di 4 letture sulle previsioni del secondo semestre del 2026, le altre le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Sono 3, una è generale, una è sull'amore e le relazioni e l'altra è sulla crescita spirituale. Partiamo con questo 9 di bastoni. Abbiamo un 4 di coppe e un 4 di spade. C'è come qualcosa in stand-by, qualcosa che state difendendo. E che da un lato con il 4 di... mi dovete scusare, ho questa mano bloccata, cioè più che altro la spalla, e quindi faccio un po' fatica, però. Il 4 di coppe è una carta di cecità, mentre il 4 di spade è più una carta di guarigione. È come se steste difendendo qualcosa del quale comunque siete stanchi, mi viene da dire. O avete bisogno come di un momento di recupero. Andiamo a vedere il mago. 2 di coppe. E 5 di coppe. Il mago può essere un nuovo inizio, ragazzi, un nuovo inizio di qualche alleanza, di qualche collaborazione. Andiamo a vedere l'eremita. Fante di pentacoli e 7 di bastoni. Di nuovo una carta di difesa. Non lo so, ho come la sensazione che nel prossimo semestre abbiate un po' bisogno di andare avanti per conto vostro, perché sia il mago che l'eremita sono 2 carte solitarie comunque. È vero che qui c'è un 2 di coppe, potrebbero esserci come degli accordi, dei compromessi,
magari nuovi accordi lavorativi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché il 3 di bastoni è una carta che parla di progetti. Può essere che stiate come valutando eremita e 6 di coppe. Può essere che stiate valutando un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di sogno che secondo me avete come voglia di realizzare. O è come un nuovo inizio, un nuovo tipo di percorso? Perché questo appeso secondo me vi dà la possibilità di capire che si può fare anche in qualche altro modo. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un 10 di bastoni. Dieci di coppe e 3 di spade. Credo che per qualcuno di voi si tratti di mettere dei paletti in questo periodo. Perché qua ho come un senso di sacrificio per il gruppo, e può essere il gruppo aziendale, il gruppo lavorativo, un gruppo se avete un progetto, che in realtà poi vi svuota. E questo 10 di bastoni mi dice che probabilmente questo senso di sacrificio ce l'avete per compiacere gli altri. Non lo so, forse è per quello che avete bisogno come di stare di più da soli, di prendervi cura di voi stessi, di capire se quello che state facendo, il percorso di vita che avete scelto è veramente in linea con voi o se semplicemente è stato un passaggio che vi ha insegnato un sacco di cose utili per il vostro nuovo futuro. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 2 di pentacoli e matto, eccolo qua il nuovo futuro. Andiamo a vedere anche il re. Io qui ho la sensazione che siate un po' indecisi se lasciare la vecchia strada per quella nuova, per qualcuno, o semplicemente potrebbe essere il difendo comunque quello che ho, però ho bisogno di qualche cosa in più, ho bisogno di qualche cosa di nuovo che mi nutra, perché fare tutti questi sacrifici per il gruppo, per la famiglia, per gli altri, mi svuota. Quindi è come se avessi bisogno di qualche cosa che risvegli il vostro bambino interiore, che vi dia di nuovo la gioia, l'entusiasmo di vivere, di fare, di alzarvi il mattino per andare a lavorare. Poi ovviamente se siete in un lavoro dove ve lo siete proprio scelto, vi piace, però magari è un po' che questo lavoro così non vi dà la scintilla, non vi dà come lo sprint, ed è un po' quello che sento che avete bisogno di rinnovare. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Allora abbiamo un asso di bastoni, quindi alla fine è come se faceste effettivamente qualche cosa per smuovere il tutto. Ci sono varie carte di inizio, c'è un mago, c'è un asso di bastoni, un matto, quindi è come se steste un po' pianificando un nuovo inizio o qualche cosa di nuovo da aggiungere a quello che già avete potenzialmente. Allora, se foste disoccupati, c'è la possibilità, secondo me, di iniziare qualche nuovo lavoro. Potrebbe essere un lavoro collegato con una persona che conoscete, con il o la partner, ipotesi, qualche familiare, qualche amico di qualche familiare, qualche conoscente, cioè la sento più una cosa così che non un lavoro dove avete mandato un curriculum online e vi scrivono o vi chiamano. È più un lavoro dato da conoscenze, ecco. Sinceramente ragazzi, per adesso non vedo contratti. mm. Quindi può essere che siano lavori saltuari, lavori stagionali,
ehm, accordi verbali o cose per lo stile. La cosa positiva è che si finisce con un re di pentacoli, quindi mi viene da dire che potrebbero anche essere ben remunerati. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora qui ci potrebbero essere o dei nuovi ruoli da considerare. Mm. O dei nuovi accordi potrebbero essere. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi in azienda potrebbe richiedere più tempo per se stesso, cioè potrebbero anche essere orari di lavoro diversi. Sento, perché avete il 4 di spade, il mago e 2 volte l'eremita, sento come se aveste proprio bisogno. Ah, 9 di bastoni e c'era anche un 7 di bastoni qua. Quindi sento proprio come se avessi bisogno di recuperare le energie e qui si tratta di, sì, di stabilire come nuovi accordi lavorativi, nuove. Per qualcuno potrebbe essere del denaro in più, un ruolo in più o delle vacanze in più, qualche cosa che andrete pattuendo. Per le persone che sono autonome, allora, potrebbero esserci delle collaborazioni proficue, effettivamente. Ehm, Sento comunque nuovi inizi, è come se iniziaste a valutare il vostro ambito lavorativo piuttosto che il vostro pubblico in maniera diversa. Mm. Mm, Posso dire che la cosa non la sento proprio tanto lineare, come flusso di lavoro. Potrei sentire più che tutto che c'è come questa cosa in più, come dicevo un po' prima, che si aggiunge al vostro abituale lavoro. Non lo so, c'è come un senso di sacrificio anche qui da poter elaborare. E di nuovo io vedo che, perché la verità, avete 5, 3, 5, 2 di coppe e 1 di pentacoli, quindi sento come una carenza per qualche verso, che può essere materiale a livello economico, piuttosto che di soddisfazione personale all'interno di un ambiente lavorativo, piuttosto che semplicemente come se foste scarichi di energie, no? E sento che inizierà effettivamente qualche cosa che può darvi quel quick in più per arrivare a questo re di pentacoli. Arriviamo ai soldi, così mi capirete perché, perché io ho già un quadro. Ehm, io sento che è come se aveste bisogno di riorganizzare la parte economica. Diciamo che vi viene un po' in aiuto questo appeso. C'è come da rivalutare, mi viene da dire certi concetti dell'economia, di come investire, di come usare i soldi, se foste per esempio autonomi anche di quanto farvi pagare, no, ma anche se foste dipendenti. Comunque, ehm, io sento che qualcuno di voi si renderà conto che, come dire, ha chiesto troppo poco. Quindi uno dei motivi per cui si sente questo vuoto è che in realtà voi vivete il vuoto. Mi sento poco, chiedo poco. E quindi si tratta di alzare i prezzi in questo periodo. Il che sì, effettivamente potrebbe essere come una scrematura del vostro flusso di denaro, ma è come se alla fine lavoraste meno e guadagnaste di più.
Non so se mi sono capita, però ecco, rivalutate il modo di spendere e di guadagnare. È un po' questo il senso, anche perché avete due eremita. Qui si tratta di sto facendo quello che mi piace, guadagno abbastanza per fare quello che non mi piace o faccio un lavoro che magari non mi soddisfa, non mi riempie né l'animo né il portafogli. Quindi sento che è un po' un periodo per rivalutare il tutto. Proprio considerate le finanze. Non sento né grossi ingressi né... Beh, sì, guardate, vi dirò, potrebbe esserci una spesa imprevista, ve lo dico, per gestire una situazione imprevista in realtà, non perché... potrebbe essere un percorso spirituale per qualcuno. Tipo che non avete mai pensato di iniziare un percorso terapeutico, spirituale, di crescita personale per voi e questo potrebbe essere effettivamente un momento dove sì, è ora. Ed è come una spesa imprevista, però vedetelo di più come un investimento nella vostra qualità di vita. Per quello che riguarda gli investimenti effettivi già, diciamo in essere o comunque se state pensando, se siete persone che investite, non lo so, non sento che sia un buon momento per fare movimenti strani, ecco. E se aveste dei progetti, sento che qualcuno di voi potrebbe o ripescare un vecchio sogno nel cassetto, rielaborarlo per dare questa scintilla in più, questa aggiunta al lavoro, questa aggiunta alla vostra vita. Solo che adesso, secondo me, questo progetto è molto più favorito perché avete tutta la saggezza dei lavori, tra virgolette, sbagliati, piuttosto che di tutto il percorso di quello che avete imparato, affrontato e vissuto, e quindi è come se foste più maturi per riuscire a portare a terra questo vecchio progetto, questo vecchio sogno. Andiamo a vedere come si sviluppano le energie mese per mese. 5 di spade, dieci di spade, regina di spade, la stella, ecco il sogno, 8 di spade, mamma mia ragazzi, ma quante spade, quanto siete mentali in questo semestre. 7 di coppe. Ok, allora qui abbiamo una carta a mese, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Partiamo da luglio con questo 5 di spade dove secondo me potreste, un altro 5 tra l'altro, oltre a tutti quelli che avete qua, mi viene da dire che potreste discutere con qualcuno, ok? Potrebbero esserci asso di bastoni, dei conflitti, delle divergenze, potrebbe esserci come una sorta di confusione mentale su come dovete muovervi, su quello che è giusto o non giusto fare. Poi abbiamo un 2 di bastoni, un 6 di coppe e un 10 di spade, quindi anticipiamo un po' le energie. Sì, perché andiamo a vedere anche il 10 di spade ad agosto, ma ho la sensazione che tra luglio e agosto potrebbero esserci delle tensioni e per cui ad un certo punto qualcuno di voi potrebbe anche pensare di, mi viene da dire proprio chiudere con questo 10 di spade ripetuto, soprattutto se siete in un lavoro che non vi appaga né economicamente né emotivamente come abbiamo visto qui.
Però è anche vero che poi a settembre arriva questa regina di spade e ci vedo un po' questa parte della lettura, cioè prendiamo nuovi accordi, perché effettivamente è che è come se ad agosto, nel momento in cui voi pensate, no, basta con questo lavoro, è come il lasciare indietro, il lo lascio o non lo lascio, è il supponiamo di lasciarlo, che cos'altro potrei fare? Qui c'è di nuovo la luna, la stella e il 6 di coppe, che era qua sopra. È come se ripescaste un sogno, è come se cominciaste di nuovo a sognare, se cominciaste di nuovo, come dire, ad avere altri obiettivi. È vero che la luna mi parla anche un po' di malinconia, di tristezza, perché giustamente un 10 di spade è l'arcano minore della morte, si tratterebbe comunque di un lutto nel caso lasciaste il vecchio lavoro. Però io sento che una parte di voi sa che potreste prosperare. Andiamo a vedere la regina di spade. Asso di pentacoli. È come se non vi fidaste a fare un passo. 9 di coppe. Io credo che a settembre possiate come mettere nuove regole, sia nel caso siate autonomi, sia nel caso siate dipendenti. Si potrebbe anche trattare di un nuovo ruolo e qui rivedo un po' i nuovi accordi e la saggezza dell'eremita, che comunque è un archetipo di un maestro, e il che sì, sento che a settembre questo nuovo ruolo, questo nuovo accordo, avete un 9 di coppe e un asso di pentacoli al contrario. Può appagarvi da un punto di vista emotivo, dell'orgoglio, però non tanto da quello economico, secondo me. Andiamo a vedere la stella, perché con la stella a ottobre sento che punterete più in alto. Avete un 9 di spade e un 3 di coppe. Qui potrebbero nascere delle collaborazioni verso ottobre. Andiamo a vedere il 9 di spade, scusate, l'8 di spade. Mm. 7 di spade, sole e cavaliere di coppe. Andiamo a vedere anche il 7 di spade. Qui a novembre potrebbe essere un periodo impegnativo, ragazzi, perché 7 di bastoni, giudizio e 7 di coppe. Perché credo, tenete presente che avete anche la luna e questo 9 di spade. È vero, questa nuova situazione lavorativa potrebbe effettivamente appagarvi da un punto di vista emotivo, ma non tanto da quello pratico. Sento che probabilmente la parte monetaria è quella che vi preoccuperà di più verso ottobre e da lì sento che a livello mentale vi auto boicotterete perché inizierete a preoccuparvi talmente tanto del non arrivare all'obiettivo che da soli non ce la potete fare o cose per lo stile che alla fine avrete un mood di pensiero così tanto negativo, ve lo dico, perché questo 7 di spade e il sole al contrario mi parlano come di poca chiarezza mentale, di bugie, di qualcuno che non vede altra soluzione se non quella di proporre qualcosa. È come se questa alleanza la vedeste solo buona per uscire dal tunnel, vi sento come in un fosso. Ed effettivamente a dicembre potrebbero aprirsi delle nuove possibilità. Di nuovo la carta del giudizio, una carta di passato. Però ho come la sensazione 10 di bastoni. Io ho come la sensazione che non crederete tanto nell'alleanza in sé, ma è come se fosse solo, ok, lo faccio solo per uscire da questo momento di carenza.
però è come se non credeste che questa alleanza, che questo tipo di contratto di nuovo ruolo potesse effettivamente durare nel lungo periodo. E questo è un po' questo 8 di spade, questo autosabotaggio che sento. È come se dicesse, vabbè, ci provo, tanto non ho molto altro da perdere o non ho molta altra scelta, possiamo vedere come va. E invece secondo me nel momento in cui accoglierete quest'occasione, quest'opportunità, potreste effettivamente accorgervi che sì, ci sono un sacco di possibilità che si possono aprire, che con la carta del giudizio vi renderete conto di cose che prima non vedevate, è un po' il movimento energetico dell'appeso. Io sento che entro fine anno vi si apriranno un po' le possibilità, il panorama. Finiamo anche qui con un re di pentacoli e un altro re che è un re di coppe, quindi qui vedo sia l'appagamento monetario che l'appagamento emotivo. Quello di cui avevamo parlato qui è le carenze dei 2-5, pentacoli e coppe, i 2-5. Pentacoli... Scusate. Pentacoli e coppe, questi due re, pentacoli e coppe, questo accordo. Fatemi sapere ragazzi come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Rimani centrato. E qui abbiamo: centrati nella tranquillità cosciente. Per tanto stressante che sia il giorno, il proposito è rimanere centrato e calmo. L'obiettivo: impara che puoi controllare la tua energia psichica. E qui vi dicevo che avete un sacco di spade, che è proprio l'energia mentale, che è quella che vi fregherà un po', Provate, ragazzi, di solito quando si è tanto in alto, tanto su con l'energia, quello che si consiglia è di fare grounding, di portarla giù. Cioè noi, datemi una figura intera, ok. Noi abbiamo i 7 chakra, no? Quando l'energia è tanto nella mente, si cerca di portare giù radicando le gambe, usando la parte bassa, muovendo quello che c'è giù. Quindi potrebbero essere le camminate, le passeggiate, fare, non so, andare in bicicletta, fare grounding anche. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, un commento o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail oppure vi potete anche abbonare al canale. Anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, solo che in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, insomma sono tanti temi che sono praticamente decenni dei miei studi sia personali che professionali che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist di colore lilla. Tenete presente che sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché la 3A e la 3B sono da guardare insieme. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!